Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi sentirete alcune semplici parole e frasi che vi possono essere utili nel momento in cui verrete a visitare l'Italia per la prima volta. Ho cercato di raggrupparvi tutte quelle più utilizzate nelle conversazioni di tutti i giorni. Per aiutarvi con la comprensione, ve le riporterò nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. La prima parola di oggi è buongiorno. Penso che tutti voi sappiate cosa voglia dire. Buongiorno solitamente si utilizza per salutare qualcuno, sia che lo si incontri per strada, in un bar o in un negozio. È uno dei saluti formali più comuni ed utilizzati. Seconda parola. Buonasera. Anche questa parola fa parte della categoria dei saluti formali. Solitamente, però, a differenza di buongiorno, va utilizzata solamente dopo le 4 di pomeriggio, quando ormai il giorno è finito e sta per arrivare la sera. Terza parola. Buona giornata. Questa parola va utilizzata nel momento in cui avete finito di parlare con una persona e la dovete salutare. È l'equivalente di Have a nice day in inglese. Buona giornata viene anche utilizzata nel momento in cui state per uscire da un luogo, da un ristorante o un bar, per esempio. Quarta parola. Buona serata. Ha lo stesso significato di buona giornata, solamente che va utilizzato dopo le 4 di pomeriggio, quando ormai il giorno è finito e sta per arrivare la sera. Quinta parola. La più facile e la più comune di tutte. Sto parlando di ciao. Ciao è la forma più informale di tutti i saluti. Può essere utilizzata in qualsiasi contesto della giornata, a patto che stiate parlando con una persona che conoscete bene o che, comunque, avete già incontrato prima d'ora. Mi raccomando, non utilizzatela nel momento in cui vi trovate in un negozio.
in un ristorante o se state parlando con una persona che non conoscete. Può risultare scortese e a tratti maleducato. Sesta parola. Salve. Salve è la forma più formale che ci sia per quanto riguarda i saluti. Anche questa la si può utilizzare in qualsiasi contesto della giornata. Settima parola. Arrivederci. Anche questa parola viene utilizzata nel momento in cui state per uscire da un luogo, da un ristorante o un bar, per esempio. Se vogliamo utilizzare il termine formale di questa parola, dobbiamo utilizzare arrivederla. Ottava parola. Altrettanto. Altrettanto viene utilizzata come risposta alle parole buona giornata, buona serata e grazie. È l'equivalente di likewise in inglese. Per esempio, state uscendo da un ristorante. Avete appena pagato il conto e il cameriere vi dice buona serata. Voi potete rispondere dicendo altrettanto. Ora passiamo alle frasi che possono esservi utili nel momento in cui verrete a visitare l'Italia per la prima volta. Iniziamo con la prima. Ho bisogno di aiuto. Questa è un'espressione che può essere utilizzata, per esempio, nel momento in cui vi siete persi o avete bisogno di aiuto per qualsiasi cosa vi sia successa. La versione formale di questa espressione è mi può aiutare per favore? Frase numero 2. Dov'è il? Dov'è la? Questa espressione può essere utilizzata nel momento in cui non sapete dove si trova una determinata cosa o un luogo nello specifico. Esempi. Dov'è il bagno, per favore? Dov'è la banca, per favore? Frase numero 3. Il conto, per favore. Questa espressione è utilizzata nel momento in cui avete finito di mangiare ad un ristorante, per esempio, e volete richiedere il conto da pagare al cameriere. Altro modo più informale per chiederlo è posso pagare? Dipende tutto dal luogo in cui si sta mangiando. Se mi trovo in un ristorante, ad esempio, è più educato utilizzare l'espressione il conto, per favore, mentre se mi trovo ad un bar,
Ad esempio, posso semplicemente dire posso pagare? Frase numero 4. Un biglietto, per favore. Questa espressione viene utilizzata nel caso in cui dovete comprare dei biglietti per i mezzi di trasporto pubblici, ad esempio, o qualsiasi altra cosa necessiti l'acquisto di uno o più biglietti. Frase numero 5. Un caffè, per favore. Questa frase viene utilizzata nel momento in cui volete bere un caffè al bar. Ricordatevi, però, che in Italia il caffè è espresso, quindi molto più forte rispetto a quello americano. Credo di avervi detto tutto per quanto riguarda l'episodio di oggi. Ho cercato di raggruppare tutte quelle parole ed espressioni per principianti, così che anche chi non sa perfettamente l'italiano può cavarsela una volta arrivato in Italia. Spero che questo episodio vi sia stato utile. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Vi ricordo di lasciarmi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Sono sempre ben accette. Non mi resta che salutarvi, ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.